maledetto qua tua parte sulla dimanda. Sto giro l'assoluta. Se la salita di Deruta era l'antipasto, questo è il primo, il secondo, il dolce, il caffè e l'ammazza caffè. Signori e signori, lo Spino. Una cosa che non si tiene conto, che nelle salite è veramente difficile per chi come me viene dalla pista, è che ogni centimetro di strada ha una sua storia e bisogna conoscerla. Quindi, come vi diceva Deruta, l'esperienza conta tantissimo. Perché sì, ci puoi andare sopra, puoi esagerare, forzare, però stai giocando con la tua vita, non con il fatto di fare un decimo meno o una scivolata nella ghiaia. Quindi è fondamentale venire qui il venerdì per capire per quanto si può, le condizioni. E come potete vedere, una buca del genere, pensatela in piega a 60 gradi, non conoscendo il tracciato, questa è una caduta certa. Per chi vuole diventare un road racer, lo Spino è di sicuro una tappa obbligata. Curvoni ad alta velocità con muretti e guardrail a lato e soprattutto i cordoli. Avete capito bene, ci sono i cordoli come in pista, spettacolare. Adesso ho provato un attimino camminando a capire i punti dove devo stare più attento e meno attento, dove posso esagerare un pochino di più e un pochino di meno, ma pensate cosa vuol dire in così poco prendere i punti di riferimento, le traiettorie, capire dove è più rovinato, dove è meno rovinato, dove puoi veramente esagerare e dove no, anche perché non è come la pista dove puoi lanciarti, devi andare per gradi. Il problema è che questi gradi non sono tanti. Il mio obiettivo ormai sapete tutti qual è, quella maledetta isola. Ancora lontana, ma maledettamente vicina nei miei pensieri. Prima però bisogna dimostrare di essere degni, quindi eccoci qui per il round 3 e 4 del Chiefs, un altro piccolo mattoncino da inserire nel mio bagaglio d'esperienza. Vita a sinistra, banking. Qua seconda, terza, giri, guarda. Gasa un sacco. Il mio obiettivo? Ovviamente vincere l'assoluta e la mia categoria, ma il record fatto segnare l'anno scorso dal maestro Bottalico sulla sua S1000 RR non può che spronarmi a fare ancora meglio. 1, 27 e 19. 8 salite per raggiungere il limite. 0 errori ammessi. E il bombardone? Nuovo? Non ho capito niente. Niente. Adesso spero nella qualifica perché non so che marcia ho messo, non so niente. Perché poi ho visto che sono partito male, non mi è entrato per il launch per partire. Io non ce l'ho, vi rendete conto? Io parto senza launch. Ho visto? No, senza. Ho visto. Okay. Col V4S secondo me è meglio andare un po' alla vecchia, invece ho già visto il tuo 30 subito, adesso vedo già qua movimenti di gomme, cose. voglio mettere la nuova a gara 1 a vedere, per dare il primo tirone a vedere com'è posta. Sai, e poi ci sono quei punti che dico, se qui becco la crepa sbagliata. I cordoli li usi? Cazzo dici? No, che cazzo di...
tu li usi? No. Ah, ok, ma No, hai detto come se li stessi usando. Il background è strada, cioè non hai mai fatto pista, hai fatto anche pista. No, ci vado a allenarmi in pista. Io vado su un passo, lo faccio 10 volte in su e in giù e poi torno a Ma non ti è casa. mai successo di diventare tipo la pula mentre stai allenando? Sì, a voi. E? Sì. Una volta mi sono visto proprio in pezza, lui ci ha pensato di chiamare per farmi venire a prendere. E Ecco. poi questo carabiniere mi disse, dopo mezz'ora ero fermo, ascoltami, ma ascoltami bene, questo non è il sistema di andare in moto. No, io gli volevo dire, il sistema Com'è il è questo, era dietro una curva, uscì E tu eri tipo in una di curva a traverso. destra, uscì pieno, lui era in mezzo di strada con la paletta e mi sentiva salire chissà da... Tipo Quando sbucai, buttò giù la paletta e scappò, perché pensava che non ce la facessi a fermare. dai brani e poi stai Schedissimo, no, mi fermai perché sono strade che faccio sempre, quindi non potevo scappare. Vabbè, a quel punto potevi già andare. Cioè. No, mi conosco, cioè, Ah, ok, faccio cioè- sempre le stesse strade. Ma quanti anni fa era? 5 anni fa. Ah, quindi no, io pensavo tipo negli anni No, 80. no, però non mi hanno fatto niente. C'hai il libretto, i documenti, tutto? Sì. La targa? Ah, ok, va bene. Allora che problemi ci sono? Vabbè, era una moto da corsa, avevo la targa, basta. Infatti gli dissi, guarda che ho la targa. Dice, vorrei vedere. Tipo, quindi no fari, no niente. Io ho detto, ma c'è qualcosa da raccontare? Ma perché questa per te è la normalità. Ma sì. Perché questa è easy. No, ma dove vanno questi qua? Ci arriva 26. Ma sta sto vuoto che se mi mette le gomme nuove io lo levo tutti secondi. Secondo me se no. Ma gli hai detto quanto va a fare dell'isola di Man? Allora, il discorso è questo. Gliel'ho accennato una settimana fa Perché e c'è una promessa. se vogliamo guardare alla promessa era il TT, non il Max. Esatto, il Max E io alzo le mani. Alzo le mani. Esatto. Allora, il discorso Max è stato, non è il TT. il discorso è stato prima un po' di e poi non sono d'accordo. E poi gli ho fatto no, ma è il video, è un'esperienza, Vado per imparare piano. tanto, vado piano. Piano. E poi che sta a fare? Poi è venuto qua, io stavo entrando e ho detto, ma vuoi andare a vedere almeno un guardi? No, Non mi interessa. no, non mi sono qua. Andate voi in salita, non c'ho voglia. Poi mi giro verso Stefano e la mia ragazza e faccio. Adesso andare al patibolo, non mi sbatto un cazzo. Lo porto all'isola di Man, sta nel paddock col cellulare. No, la cosa che faceva A posto. ridere è se si stava guardando il TT. Bravo. Buona. Ti chiamano Luca. Dovete fare un festo. 28. Che follia. Lo so che voi siete gasati per il discorso di angolo eccetera, ma sensazione quando vai qua dentro così forte con muretto a sinistra e strapiombo a destra o guardrail è un altro mestiere, ma penso che vi arrivi come sensazione perché
Mamma mia. Qui in questa salita arrivo a metà e cioè, l'adrenalina è già troppa. Cioè dovrei gestirmi un attimino di più per andare più lineare verso la fine. Comunque tempi 1:28.2, tanta roba. Siamo a un secondo dopo pochissime salite. Però qui arriva proprio il momento del quanto bisogna rischiare, perché fin qua abbastanza semplice. L'ultimo secondo, gli ultimi 2 secondi sono quelli più difficili, come ben sapete. Poi nella mia categoria Piva è un po' in difficoltà perché ha cambiato moto, è passato da il bombardone no traction, il suo vecchio Suzuki, a il bombardone con traction ma con 30-40 cavalli in più, che è la Honda CBR 1000 del team No Limits. E dato che con domani ci mancano un bel po' di salite, quello che vorrei fare adesso è andare un po' più per gradi, insomma fare un po' più mia la salita e poi domani con gomma nuova in gara 1 cercare di dargli il tirone. Però avrò solo una possibilità, quindi perché non provarci già adesso in gara 1 con altrettanta gomma nuova? Così in questo modo per domani siamo tranquilli, che ci venga il giro buono, che non ci venga, belli belli come il sole. Poi abbiamo modificato un attimo la porcellina perché arrivo in staccata e sono sempre un po' troppo sul davanti, mi ha fatto una chiusurina nel tornantone ad andare su, lì ce la possiamo permettere, nel resto assolutamente no, e basta. Adesso è il momento di far salire un po' la tensione. Tosta ragazzi, se la mia categoria sembra facile con i problemi di Piva ad adattarsi alla moto nuova, il discorso classifica assoluta e record sembra più complicato. I quad qui vanno veramente forte, senza contare che questa è una strada che mette molta soggezione. Direi che lo avete visto con i vostri occhi. Adesso dobbiamo mettere la gomma nuova e capire il nostro potenziale, anche perché domani il meteo non sembra dalla nostra parte. Non sono ancora pronto, non mi sento di avere ancora tutto sotto controllo, ma devo provarci subito. Caldino, eh? Hai dato la morte? Sì, più forte di così è tosta. Se devi sforzare altro po', fai 27, guarda che 25 ce la fai. Quanto ho fatto? 27. 27-25, bravo. No, cazzo! Ti ho detto, Cazzo! guarda un po' dove l'hai messo. Ah! Ma hai cambiato la gomma? Sì, sì, l'ho messo adesso. Porco zio. No, quello. Cioè, 26,2. A sto giro l'assoluta. Non lo so. Quando dice così leva un secondo e mezzo. No, davvero. Cambia totalmente tutto all'improvviso. No, vabbè, figa, dai. Sai cosa? Volevo togliermi il dente subito e l'ho fatta bene, eh. Ho solo serrato un po' un pelo lungo al muraglione e ha fatto un po' così. Non so, tu stai a 3 decimi, non è che stai... Che sono 13? Ha fatto 26,9. Tu dopo leva un altro secondo. Ah, allora aspetta che arrivo. Riprendi la cancella. Già era un secondo così, adesso già 3 decimi. Un sorriso come il ritorno. Ah, porca Ma no, ma...
che molti qua facessero molto più zio. Come nelle chicane fa la differenza a nuotato, qua li fa da riposo. Quindi c'è sempre qualcuno che fa la differenza, rompe il cazzo. Cioè noi alla fine sembriamo i più avvantaggiati e non siamo meglio. Ok, bassetti, dobbiamo litigare. Porca vacca, che hanno fatto sti due, oh! Un applauso a Luca perché ha fatto mi aspettavo stasera la cena. Guarda, si soffia. Vincitore Luca Salvadori, ale, yupi! Molto emozionale, cerchiamo sempre di parlarvi senza star lì a pensare a quello che può succedere o non può succedere, però è un qualcosa che quando ti metti il casco dentro di te lo senti, ma cerchi di dirti a me non succederà mai, però in fondo sai che è presente quella possibilità, soprattutto nelle gare su strada. Molti penseranno che non ne vale la pena, cioè per andare su in una strada a cannone, cioè chi te lo fa fare? Se non lo provate non potete capirlo. E nel momento in cui lo provate capite che tutto quello che ti ridà indietro è molto di più del rischio che corri, e questo secondo me è la cosa fondamentale. Claudio era proprio, secondo me, personaggio della salita. Marco Simoncelli del Chips. Pazzo, generosissimo. Era un folle. Era il funambolo del Chips. Era avanti il funambolo del Chips. Poi scendevano, riusciva a stare appresso col furgone, le moto facevano così. C'erano le cinte lente, dico, a lampeggiare, a fare una certa si ferma. Ah, ma sei tu?
Dico, c'ha le cinte tutte lente, stanno andando su alle ruote. Il cannone. Aspetta, mo sistemo. Le moto facciano schiaffi. Ma lui anche se andava bene, e lui la moto la smontava, aveva sempre le mani dentro la moto. Fantastico. Io me lo ricordo, la Spoleto Monteluco, che me lo sono trovato davanti, io esco dalla curva, ce l'ho davanti che mi fa così. È scappato e io sono passato, no? Ok. Sono passato, è andata bene. Tutte le volte che tornavamo qua ce la raccontavamo questa. Quanti anni fa era? 2019. 19. Ah, neanche non tanto tempo fa, nel senso, cioè. No. Ah, ok. Ho iniziato a venire nel 17. Correva da giovane, faceva endurance. Per noi era anche un riferimento, nel senso, quando arrivavamo qua, la prima persona che cercavi era lui. Chiama, Roby, ci fermiamo, prima di andare nel paddock mangiamo, cioè lui era il Kiel, era il Simoncelli, era la salita, era il Cinzero. Grazie. Vi ho detto che vi dona tanto, ma cosa precisamente? La libertà. In quei 90 secondi al limite tra la vita e l'oblio, un po' come il gatto di Schrödinger, il tempo diventa un concetto relativo e sei semplicemente dove vorresti essere. In poche parole, sei libero. E sapete la cosa più incredibile? Più sei vicino al limite, più questa sensazione si amplifica, diventa realtà. I prossimi 90 secondi che vedrete e che ho avuto il piacere di vivere sono stati quelli più vicini alla pura libertà. Arrivato? 24. Te l'avevo detto. Allora, ritornati 24,9. Porco le mande cazzo. 24.